Benvenuti anche oggi nel mio angolo creativo. Allora, oggi realizziamo, dopo il tutorial della borsa, la stola con la lana colora. Come potete vedere, io vado a lavorare con lo stesso punto della borsa, quindi un punto zig zag. I materiali che uso sono la lana colora di colore grigio e di colore panna. Io ho usato un metodo di alternanza ovviamente tra il grigio e il panna a mio piacimento, ma è chiaro che potete anche fare più strisce del colore beige, dipende dai vostri gusti. Per i materiali nel box informazioni vi metto il link della merceria Zeus che ha offerto i materiali per questo tutorial. Quindi andate a sviluppare il vostro modello, quindi a vostra fantasia, quello che è il tutorial della stola, e poi se volete condividere con me i vostri lavori potete iscrivere al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube. Vi raccomando di attivare la campanella per non perdere nessun tutorial. Adesso passiamo a quello che è il nostro tutorial. Allora ragazzi, per il nostro tutorial della stola o sciarpa vado praticamente ad usare lo stesso colore che ho usato per la borsa colora, quindi alternerò il colore grigio chiaro con il colore panna. Per la lana colora baby nel box informazioni vi metto il link del sito della merceria Zeus dove potete acquistarla, ok? All'interno del sito trovate anche i materiali per realizzare la borsa alla stessa maniera e in più vi metto anche il link per il tutorial della borsa. Ora per la nostra stola o sciarpa dobbiamo andare a mettere su un multiplo di 10 più 2 catenelle. La misura della mia catenella è di circa 33 centimetri. La stola, a differenza della borsa, la lavoriamo con un unico filo e uncinetto 3,5. Allora, io ho messo su 60 catenelle, a queste 60 catenelle aggiungo 2 catenelle, quindi 1 e 2, filo sull'uncinetto e vedete 1, 2 e 3, nella terza lavoro una maglia alta in questa maniera qui, filo sull'uncinetto e lavoro altre 3 maglie alte, quindi 2, 3 e 4 maglie alte. A questo punto guardate, salto 2 punti, quindi 1 e 2, e nel terzo lavoro una maglia alta e altre 3, quindi la nostra sequenza sarà sempre di 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4 maglie alte. Qui vedete, noi abbiamo praticamente saltato 2 punti. Per la sequenza dopo dobbiamo aumentare di 2 punti, quindi 2 catenelle, 1 e 2, filo sull'uncinetto ed entriamo, guardate, nel punto subito dopo, quindi subito nel punto dopo, senza saltare nessuna maglia, e lavoriamo di nuovo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Ora, se qui guardate abbiamo aumentato di 2 catenelle, qui diminuiamo, quindi 1 e 2 saltiamo e nella terza di nuovo lavoriamo le nostre 4 maglie alte come sequenza, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Qui abbiamo saltato, vedete, le 2 maglie alte, le 2 catenelle, adesso le andiamo a fare, quindi 1 e 2 catenelle,
filo sull'uncinetto e di nuovo nel punto, vedete, subito dopo lavoriamo di nuovo le 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Quindi andiamo di nuovo a ripetere, quindi ripeteremo sempre la stessa sequenza. Qui abbiamo aumentato di 2 catenelle, qui saltiamo 2 catenelle e nel terzo, vedete, quindi 1 e 2, e nel terzo iniziamo di nuovo la sequenza di 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E adesso, se qui abbiamo saltato, vedete, le 2 maglie alte, andiamo a lavorare le 2 catenelle e così via. Quindi adesso andiamo, vedete, già si vede la lavorazione del punto zig zag. Adesso andiamo a proseguire fino alla fine della riga. Quando arriviamo alla fine della riga, vedete, noi dobbiamo saltare le 2 maglie e se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 4 catenelle. Quindi lavoriamo le nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte in questa maniera qui. Ma anche alla fine del giro dobbiamo lavorare 2 maglie alte, quindi vedete alla fine dove abbiamo l'ultima maglia alta lavoriamo un'altra maglia alta. Quindi anche qui iniziamo, vedete, con 2, iniziamo con la catenella più la maglia alta, qui finiamo con 2 maglie alte, ok? Quindi anche qui andiamo a lavorare 2 maglie alte e 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro filo sull'uncinetto e lavoriamo, vedete, un'altra maglia alta, quindi terminiamo, iniziamo sempre con 2 maglie alte, quindi di nuovo un'altra maglia alta, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso guardate, qui dobbiamo saltare, qui dove abbiamo saltato le 2 catenelle, quindi andiamo a saltare anche le 2 maglie alte, quindi 1 e 2 le saltiamo e lavoriamo 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e sulla prima, vedete, catenella lavoriamo la 4ª maglia alta. Quindi ricordiamo sempre che sia all'inizio che alla fine avremo 5 maglie alte, poi per il resto del lavoro saranno sempre 4 maglie alte. Quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto e la prima maglia alta la lavoriamo sulla seconda catenella, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Qui vedete abbiamo la lavorazione dove saltiamo le 2 catenelle, vedete qui abbiamo saltato le 2 catenelle, quindi qua saltiamo le 2 maglie alte, quindi 1 e 2 le saltiamo ed entriamo nella terza, quindi 1, 2, 3 e la 4ª maglia alta sulla prima catenella. Quindi qui abbiamo, vedete, le 2 catenelle e di nuovo 1 e 2 catenelle e realizziamo la prima maglia alta sulla seconda catenella, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Di nuovo guardate bene, qui abbiamo dove abbiamo saltato le 2 catenelle, quindi significa che saltiamo le 2 maglie alte e di nuovo iniziamo la sequenza. Quindi adesso andiamo a ripetere sempre la stessa sequenza fino alla fine della riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga lavoriamo l'ultima maglia alta e nell'ultima maglia alta lavoriamo sempre 2 maglie alte,
ok? Quindi sia nella prima che nell'ultima lavoreremo sempre 2 maglie alte, quindi di nuovo 1, 2 e 3, giriamo il nostro lavoro e di nuovo guardate nella stessa maglia lavoriamo un'altra maglia alta, sempre sempre così, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo un'altra maglia alta, ancora un'altra e ancora un'altra, quindi avremo 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte, quindi sia all'inizio che alla fine del lavoro avremo sempre 5 maglie alte. Saltiamo, vedete le 2 maglie da saltare sono sempre centrali, non ci possiamo confondere, quindi 1 e 2 e nella terza di nuovo lavoriamo la sequenza delle 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e la quarta, vedete, di nuovo sulla prima catenella, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4. Adesso qui abbiamo, vedete, le 2 catenelle, di nuovo 1 e 2 e iniziamo la sequenza. Sulla seconda catenella la prima maglia alta, la seconda, la terza e la quarta. Di nuovo vedete le 2 maglie, qui sotto vedete abbiamo saltato 2 maglie e qui saltiamo di nuovo 2 maglie, quindi 1 e 2 e nel prossimo di nuovo le nostre 4 maglie alte di sequenza, 1, 2, 3 e la quarta sulla prima catenella. Qui abbiamo le 2 catenelle, di nuovo 1 e 2 e di nuovo iniziamo la sequenza, vedete? Quindi ecco che il punto zig zag si vede proprio in maniera chiara. Adesso io non faccio altro che andare sempre a ripetere queste sequenze. Io andrò a fare un tot di righe con il grigio e poi inserirò il colore bianco, quindi vi farò vedere il cambio colore. Ricordate che dovete sempre iniziare con 2 maglie alte e terminare con 2 maglie alte, quindi sia all'inizio che alla fine avremo sempre 5 maglie alte. Adesso io vado a proseguire. Allora ragazzi, guardate, io ho proseguito per circa 30 righe, che in centimetri sono 43 centimetri, ok? Quindi io ho deciso di fare così, ovviamente voi potete farla in un solo colore o comunque cambiare il colore. Adesso andiamo a cambiare il colore, quindi vedete io qui ho ancora il grigio, così vedete, ho lavorato l'ultima sequenza 1, 2, 3, 4 in questa maniera qui. Adesso chiudo, vedete, la lavorazione così, la chiudo in questa maniera qui, ok? Giro il lavoro, entro all'interno della mia maglia e lavoro 3 catenelle. Iniziamo, vedete, con le nostre 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado a lavorare un'altra maglia alta all'interno dello stesso punto e poi lavoro la prossima 1, 2 e 3 maglie alte, ok? Salto, vedete i miei 2 punti e di nuovo inizio a lavorare 1, 2, 3 e 4 maglie alte. La quarta verrà sempre sulla prima catenella, di nuovo 1 e 2, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro 1, 2 e 3 e 4 maglie alte.
Qui abbiamo, vedete, dove saltiamo le 2 maglie, quindi 1 e 2 le saltiamo e nella terza iniziamo di nuovo la sequenza delle nostre maglie alte, quindi 2, 3 e sulla prima catenella lavoriamo la quarta maglia alta. Di nuovo 2 catenelle e di nuovo, vedete, sulla seconda catenella lavoriamo la prima maglia alta delle 4. 1, 2, 3 e 4 e così via. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui. Io personalmente farò un solo giro con il bianco, poi farò un giro con il grigio, poi di nuovo un giro con il bianco e poi proseguo con il grigio con la stessa altezza. Quindi io farò un po' di colori a modo mio, ovviamente, ok? Quindi andate a proseguire in questa maniera, cambiando il colore a vostro piacimento. Io poi dopo vi farò vedere quanti centimetri è la sciarpa, quante righe totali e insomma come ho voluto praticamente fare i miei giri, ok? Proseguite. Ecco qui la mia lavorazione, vedete, terminata. Quindi io ho iniziato con 30 righe, appunto zig zag, poi alterno, vedete, una riga con il colore panna, una riga con il grigio, una riga con il panna e vado su per 15 righe zig zag con il grigio. Di nuovo una riga panna, una riga grigio, una riga panna e di nuovo 15 righe, fino ad arrivare, vedete, all'altezza dove praticamente io poi termino, vedete, con le 30 righe come ho iniziato, quindi le 30 righe grigie. In totale i centimetri sono 120 centimetri, quindi la mia stola è abbastanza lunga. Ovviamente la lunghezza è opzionale, ok? Io come sempre spero che il tutorial vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace, ricordate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al tutorial se vi è piaciuto e soprattutto attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche dei tutorial che io pubblico. Vi saluto al prossimo tutorial.